Ciao amici, ebbene, confesso che non ho resistito alla tentazione di metter mano e continuare a modificare il mio bel mini PC di cui vi ho già parlato di recente in qualche video e qualche link che vi lascio in descrizione e vi consiglio qui su nel video che state vedendo. Allora, ho cominciato con l'aggiungere all'Acer Veriton X2680G solo 8 GB di RAM per farlo andare in pratica in dual channel, quindi è passato da 8 GB in single channel a 16 GB, 16 GB in dual channel. Però ho cominciato a giocherellare con i test e mi è venuta voglia di migliorare ancora questi punteggi dei test, miglioramento che in pratica non poteva se non passare dalla aggiunta di una scheda video. Ebbene, ho aggiunto una scheda video, contrariamente a quello che mi ero prefissato, cioè non mi interessava il gaming, volevo stare distante, anni luce dal gaming. In realtà sono cascato nella trappola del gaming e quindi questo fantastico mini PC da salotto è diventato adesso una mini PC che non disdegna il gaming. Ora, come vi avevo detto, in realtà ha un alimentatore piccolo, è un PC piccolino, quindi si possono fare dei piccoli miglioramenti che vi avevo accennato nell'altro articolo, che ora però ho approfondito un attimo la questione, perché il limite qual è di questo mini PC? È l'alimentatore piccolino, che quindi ci permette di montare schede video che consumano poco. Quindi nell'altro articolo vi avevo consigliato questa GeForce 1030, piccolina, poco potente in effetti, che però dà un miglioramento di sicuro rispetto al processore grafico integrato nella CPU Intel 11004. Però l'incremento di performance era comunque piuttosto limitato, dunque nell'altro articolo vi consigliavo di valutare altre schede, come per esempio la 1050 piuttosto che la 1650, sempre Nvidia, che passavano da 2 a 4 GB di memoria e comunque avevano, oltre a questo, anche delle performance superiori perché avevano un processore grafico decisamente superiore, quindi parlo di questa e di quest'altra. Un limite di queste schede però qual è? È la potenza. Queste schede richiedono più potenza, in pratica hanno un TDP di 75 watt e quindi oltre all'aggiunta della scheda avrei dovuto valutare, qualora avessi voluto montare una di queste due schede che vi sto mostrando, anche un alimentatore che avevo anche cercato, che era questo qui. Quindi un form factor compatto per mini PC ma con una potenza di 300 watt. Vabbè, diciamo che la possibilità di fare l'upgrade l'avevo già valutata a suo tempo, però ho continuato sul filone, sull'analisi di quello che si potesse fare e quindi ho constatato che in effetti, considerando l'aggiunta di una scheda grafica a basso consumo, l'alimentatore di fabbrica poteva comunque bastare. E per non orientarmi verso una di quelle delle due schede che vi ho mostrato che consumano tanto, c'era in realtà un'altra scheda che inizialmente non mi era proprio passata per la testa, ma che vi presento in questo video e nell'articolo che vi sto mostrando, che poi vi linko in descrizione chiaramente. Bene, non è una scheda video da gaming, ma è una scheda video in uso professionale. Infatti, come vedete, ha quattro porte per l'attacco di 4 monitor, ma oltre a questa possibilità ha anche tanta potenza. In realtà monta memorie velocissime, monta le DDR6 e ha una caratteristica interessantissima per il mio mini PC, e cioè consuma poco. Ha un TDP massimo di 40 watt, quindi alla fine ho ceduto alla tentazione e ho comprato questa scheda. Montata nel mini PC che sembrava fatto su misura, perché vi faccio vedere, c'è entrata proprio al millimetro la scheda, guardate un po'. Non ha bisogno di ulteriore alimentazione esterna, quindi basta il piccolissimo alimentatore che abbiamo. È stato sufficiente rimuovere questa piattina qui metallica, torcendola un attimino. E in realtà con una spesa irrisoria, cioè intorno a 200 euro, mi sono portato a casa questa scheda, di cui vi lascio il link per l'acquisto su Amazon, che è qui.
e che è diventato per l'occasione un PC da gaming. PC da gaming con performance paragonabili a quelle offerte dalla 1650 o dalla 1050, quindi ben superiore a quelle della 1030. E questo ve lo dico perché ho guardato un po' di video su internet, stranieri soprattutto, dove questa superiorità della T600 rispetto alla 1030 è davvero netta. E quindi ho cercato poi di darvi qualche evidenza dell'incremento di performance notevole che ho avuto utilizzando un po' il materiale che avevo. Quindi ho fatto un confronto di gameplay tra l'utilizzo del processore integrato e la Nvidia T600, confronto che sto riprendendo, che ho ripreso con una telecamera esterna, non registrando direttamente il video con il tool che sto usando adesso, quindi con OBS Studio o comunque con altri tool, perché questi tool andavano un pochino ad inficiare le performance. Invece, utilizzando una webcam esterna, in realtà il cellulare esterno, non c'è avuto nessun tipo di problema. Guardatevi sto video, vi fate un'idea di che incremento c'è stato. E poi ho messo a confronto su benchmark integrati, quindi il benchmark di Shadow of the Tomb Raider e il benchmark di Rise of the Tomb Raider, la configurazione senza scheda grafica discreta e con la scheda grafica discreta. Chiaramente, anche in termini numerici, già nel video vi accorgete di una differenza importante, ma in termini puramente numerici l'incremento è stato di 250%, 243%. Avevo poi anche dei risultati ottenuti utilizzando l'Acer Nitro, che è un laptop da gaming che monta una RTX 3060, e ho visto quanto la T600 è ovviamente indietro rispetto alla 3060, anche perché cioè, ci sono un po' di generazioni di differenza, un po' di anni anche di differenza. Bene, è veloce circa il doppio quella dell'Acer, la 3060, quindi quella presente su questo Acer Nitro. Nell'articolo vedete anche i dettagli delle macchine che ho utilizzato. E vabbè, questo per dirvi, chiaro, con la T600 non abbiamo una macchina da gaming che ci fa stracciare le vesti, però ci permette comunque di giocare, e guardando questo video vi fate un'idea di come si gioca. Secondo me si gioca bene in Full HD con dettaglio massimo. Ho giocato a Tomb Raider, è bello, cioè davvero secondo me l'incremento prestazionale è stato notevole, considerando anche il fatto che si tratta pur sempre di un mini PC piccolissimo, tascabile dico io, con un alimentatore che consuma oltretutto poco. E vi faccio vedere pure Rise of the Tomb Raider. L'incremento è stato grossomodo come quell'altro che vi ho mostrato, quindi come quello di Shadow of the Tomb Raider, perché parliamo di 270, 250, 260, 267% in più utilizzando la scheda grafica discreta, la T6000, contro quella integrata all'UHD 730 di Intel. Diamo uno sguardo invece ai consumi, che ho rilevato come per l'ultimo caso con la mia presa smart, quindi consumo alla presa, diciamo con un'approssimazione che ci sta, però questo avevo a disposizione. E in questi video vi mostro proprio l'andamento dei consumi rilevato sulla presa. Ve li ho linkati tutti così vi fate un'idea che per chi insomma è smanettone e gli piacciono queste cose potrebbe addirittura gradire queste cose che ho fatto. E vi lascio qualche commento. Un commento interessante è che in Idol la scheda consuma pochissimo, perché in effetti ho visto anche con MSI Afterburner, in pratica le frequenze vengono abbassate tantissimo in Idol e il sistema consuma davvero poco, tipo 25 watt, meno di 25 watt, quindi consumi irrisori in Idol. Sotto stress invece ho notato che i benchmark riescono a caricare, a far consumare ancora di più il PC rispetto ad un uso che ho fatto del PC in gameplay, quindi facendo girare il benchmark consumavo di più di quando in realtà giocavo. Quindi in un uso reale forse il consumo è più basso rispetto a quello che vedete nei benchmark, addirittura nei benchmark sono riuscito a superare i 200 watt letti alla presa. Poi qua c'è uno spiegone che se vi va vi leggete, se no bypassatelo. Quindi, in conclusione, mini PC che resta minuscolo, però guadagna una scheda grafica che consuma poco ma che fa guadagnare tanti FPS, e quindi lo rende una macchina da gioco. Macchina da gioco
Non chiaramente all'ultimo grido, ma di sicuro una macchina da gioco che ci permette di far girare tutti i titoli chiaro, a risoluzioni non sempre da, penso Full HD con il livello di dettaglio massimo. Non sono un gamer accanito, quindi non ho provato tantissimi giochi, però i Tomb Raider li ho provati, girano tutti quanti in Full HD con il livello di dettaglio massimo e vi dico la verità, per il test che volevo fare e condividere con voi credo sia più che sufficiente. È chiaro che man mano che proverò altri giochi, magari riprenderò come ho fatto con Tomb Raider, vi pubblico i risultati così da dare un'idea sempre più completa di questa scheda e di questo mini PC che ho per le mani. Come al solito, se avete suggerimenti o dubbi di qualsivoglia natura, lasciatemeli nei commenti e vi darò un riscontro appena possibile. E in link, in descrizione poi trovate pure un po' di link all'articolo che vi sto mostrando, che è quello sul mio blog, e poi qualche link d'acquisto e qualche altra cosa che credo possa esservi utile se vi interessa la tematica. Ciao a tutti!